Come avere un intelletto infinito. E cosa intendo per intelletto? Non è un discorso in realtà semplice, ma se avete visto i miei 2 video precedenti su questa nuova serie, in cui semplicemente accendo la videocamera e parlo un po' dei miei pensieri, soprattutto sono pensieri di quando magari faccio meditazione, quando faccio yoga, quando faccio i miei kriya la mattina, sono cose che di solito riverso in appunti che prendo, perché durante la meditazione si prende un po' di spazio dalla propria mente e quindi vedi i tuoi pensieri ma non ci ragioni, non ti soffermi. Invece che poi quando smetti di meditare mi scrivevo le cose che mi venivano in mente o comunque queste nuove idee che arrivavano quasi dal nulla, come se le scaricassi da un cloud. Invece adesso ogni tanto posso condividerle con voi perché vedo che vi fa piacere. I 2 video precedenti sulla manifestazione e sull'amore mi sono piaciuti, quindi fatemi sapere se sono cose che vi possono interessare. E siccome ultimamente una delle cose su cui sto ragionando tanto è proprio il lasciarsi andare, e un libro che ho letto poco fa sul karma e un libro che ho letto anche proprio su questo argomento mi hanno fatto un po' pensare, arrivare a una mia conclusione su questa cosa. Perché ci sono alcune persone, le cosiddette persone illuminate, o persone che nella storia hanno cambiato proprio, hanno fatto un pattern interrupt, hanno cambiato il modo di pensare delle persone, hanno creato qualcosa di diverso, una rivoluzione. Da dove sono arrivati quei pensieri? Perché, nonostante tutto quello che fai, non potrai essere così come queste persone. E ti voglio spiegare il perché. Premessa, non è per far vedere wow quanto sei bravo, wow quanto sei intelligente, wow quanto... No, assolutamente no, io sono un ragazzo normale, solo che dedico la mia giornata, o addirittura potrei dire la mia vita, veramente a cercare di aprirmi, guardarmi attorno e fare un passo avanti, cercare di capire il più possibile. E ogni giorno fare un passetto in avanti, e se posso condividere i miei progressi e quello che imparo con le persone, aiutare anche una persona su queste poche persone che mi guardano e ogni tanto mi arriva qualche messaggio, è veramente quella cosa che mi scalda il cuore. Quindi lo faccio un po' per documentare il mio percorso, ma anche perché mi fa molto piacere. Nella spiritualità, nello yoga, quello che noi definiamo mente in realtà è suddivisa in tante parti. La parte, diciamo, più pratica, il primo strato, è quello che viene chiamato intelletto, è quello che noi definiamo come intelletto. E il secondo strato, poi ci sono ovviamente tantissimi altri strati, la parte conscia, la parte subconscia, ci sono tantissime parti, ma diciamo che quelle 2 su cui mi voglio concentrare in questo momento per farvi capire il senso di quello che vi sto dicendo, è l'intelletto, la prima parte, quello che noi chiamiamo tendenzialmente mente, quello che noi intendiamo come mente, quella vocina che ci parla, fa ragionamenti, pensa al presente, al passato e al futuro, è l'intelletto. Il secondo strato è quello che viene chiamato identità, quindi con che cosa ti identifichi. Io, siccome ho fatto queste esperienze e sono cresciuto con questo personaggio, che mi sono creato questa situazione di vita di Marco Delia, ex nuotatore, ex modello, content creator, maschio, nato negli anni 90, che faccio questo, con questa personalità, ti crei come una banca dati che in yoga viene chiamato karma, quindi memoria, una memoria, ti crei un software, se possiamo dire così, un personaggio, quello è la tua identità. E il tuo intelletto, quindi il modo in cui ragioni, il modo in cui pensi, la tua intelligenza, funziona esclusivamente in base a com'è la tua identità. Quindi tutto ciò che riguarda le manifestazioni, eccetera, ti dicono sempre devi immaginarti di avere quella cosa già, devi già stare bene, devi imparare a star bene, così poi le cose arrivano. Se invece sei una persona depressa, che sta male, ti identifichi con qualcosa che va male, non ci arrivi. È per questa cosa qua, perché cambi il tuo modo di pensare, il tuo intelletto. E quindi se cambi il tuo intelletto, il tuo corpo cambia, il modo in cui agisci cambia, il tuo focus cambia e quindi le conseguenze, i risultati, i frutti che arrivano cambiano. Quindi più che lavorare sul tuo intelletto, quindi imparare più cose che puoi, ragionare per tantissimo tempo, fare di tutto di più, si lavora sull'identità. Nella spiritualità non si lavora su leggere 150 miliardi di libri o fare 10 miliardi di cose, anche perché al giorno d'oggi, lo vedete benissimo, abbiamo la prova che con un semplice OpenAI, oggi è uscito ChatGPT 4o, che sa fare cose incredibili. Qui quelle persone, quelle cose, quella intelligenza artificiale, Google e Internet, è l'intelletto supremo. Se tu riempi il più possibile di informazioni questa cosa, ottieni diciamo quell'intelletto lì, ma non è quello a cui l'essere umano dovrebbe puntare, perché anche se tu provi a imparare tutto quello che vuoi, comunque rimani limitato. Comunque è un intelletto limitato. Limitato perché?
Perché hai un filtro, perché tu impari quelle cose nonostante anche leggessi tutti i libri del mondo. In realtà conosci veramente il mondo, nonostante impari tutta la matematica del mondo, conosci veramente l'universo e come funziona. Ci sono varie sfaccettature, non è solo dati e informazioni e riciclaggio di informazioni, ma è molto di più. È chiarezza, è sensi, è vedere, è fare esperienza, è sentire. Non è solo dati, non è solo ragionamento. E c'è sempre una metafora molto bella che fa, mi sembra, Sadhguru, che parla, è vero, uno scienziato può prendere un fiore, sminuzzarlo, tagliarlo, guardarlo al microscopio e vedere tutte le parti del fiore, ma poi veramente conosce il fiore, il significato del fiore, quindi diciamo che la vita è un po' più profonda, che è solo con dati e informazioni, e la propria identità fa in modo tale che le nostre informazioni vengano filtrate in base a quello che sei, quello che si chiamano i bias cognitivi, o comunque il karma. Io da Marco Delia, uomo e tutto quello che vi ho detto prima, vedo e imparo delle cose limitate in base a quello che può fare Marco Delia. Quindi non potrò mai imparare tutto, non potrò mai vedere tutto con equanimità totale, essere al 100% tale finché sono Marco Delia. Perché? Perché il mio intelletto sta funzionando tramite il software di Marco, quindi tramite il software limitato e filtrato di questa cosa. Quindi avendo un'identità limitata puoi avere solo un intelletto limitato. Quello che si cerca di fare nello yoga e nella meditazione, comunque con pratiche interiori, è appunto quello di togliere tutte quelle identificazioni sbagliate. Perché uno, corpo e mente, che è quello con cui ci identifichiamo, sono identificazioni sbagliate. Nel senso che tu sei nato ed eri così. Piano piano, mangiando e crescendo, il tuo corpo nel tempo è diventato più grande. Quindi hai accumulato cibo che si è trasformato ed è diventato quello che sei. Tuttora, se non mangi, se non prendi un po' di queste cose dal terreno, dal madre terra, il tuo corpo finisce di esistere. Quindi il tuo corpo è un'accumulazione di quello che mangi. Ma se lo accumuli, sei veramente tu? No. È l'oggetto, ma ci deve essere un soggetto che accumula, un'intelligenza che impara a trasformare questa cosa e la fa diventare il corpo che sei. Un'intelligenza prima ancora del corpo. Stessa cosa per la mente. Quando nasci il tuo intelletto non sa le cose, pian piano con l'esperienza. Ci sono impressioni che si hanno attorno a sé crescendo che come una banca dati, come ChatGPT, piano piano creano questo intelletto, questa identità di mente, questo ego, se vogliamo chiamarlo ego, in cui assumi un ruolo sia a livello sociale ma anche a livello personale, insomma assumi un ruolo, un personaggio che ti crei. Ma sei veramente la mente? Stessa cosa, se accumuli queste impressioni, sei veramente tu o c'è qualcosa che accumula? Ci deve essere il soggetto, se è qualcosa di accumulato, di pensieri, eccetera. Questa presenza, questa intelligenza che è presente, e se ci pensate la mente soprattutto lavora sul passato e sul futuro, non riesci a pensare tanto a qualcosa che è veramente puro in questo momento. Il 99,9% delle volte funziona con dati che ha già preso, quindi in passato, e funziona con dati che ha già preso ma che immagina il futuro, quindi funziona su immaginazione, che è il futuro, e la memoria, i ricordi, quindi il passato. Ma se tu trovi questa presenza, anche la meditazione serve a quello, e durante la meditazione crei un piccolo spazio tra te e le tue accumulazioni, quindi le cose con cui ti sei identificato, ti accorgi che sei molto di più di questo Marco Delia, di questo personaggio che ti sei creato, che c'è una presenza, un testimone, qualcosa che sta osservando continuamente quello che fai come personaggio, ma che non ha limiti, un'intelligenza che non ha il filtro di Marco Delia. Questa cosa in yoga si chiama citta. Quindi quello che serve fare durante le pratiche interiori è, dato che il tuo intelletto funziona in base all'identità, se hai un'identità limitata per questo motivo, un'identificazione limitata, che è il problema, perché il 99% delle persone soffrono è per questa identità limitata, quindi anche il tuo intelletto sarà limitato. Quindi cosa fare? Lavorare sull'identità e renderla il più inclusiva e la più ampia possibile. Se non cosmica, almeno allargarla il più possibile. Bisogna fare un passetto, sempre di più togliere delle barriere, sempre di più, fino a che diventi identificato con il tutto. Appunto in sanscrito yoga significa unione. Unione col tutto significa che te e la persona che hai di fronte, o l'oggetto, o tutto quello che hai attorno a te, non siete due cose separate, siete una cosa unica. Quando ti identifichi con questo, c'è veramente bisogno di star male? C'è veramente bisogno di insegnare alle persone di non fare la guerra? Se vedi l'altra persona come parte di te, come te stesso, c'è veramente bisogno di insegnare alle persone come si vive, come ci si comporta, come non soffrire, come essere empatici, cos'è l'amore? No, sono cose che avvengono naturalmente. Tutte le religioni, tutte si basano su questo concetto alla fine dei conti.
imparare pian piano a togliere questi strati, come una cipolla, togliere pian piano questi strati di karma, di memoria, di accumulazioni. E non serve che li rimuovi completamente tutti in un colpo. Pian piano imparare a metterli da parte, lasciarli da parte, soprattutto imparare a farlo durante l'esercizio, serve esercizio, quindi le pratiche interiori come la meditazione. Pian piano imparare a lasciarle da parte e prenderle quando ti servono. Non è che devi smettere di usare la mente, anzi ti accorgi che nel momento in cui lasci da parte Marco, lo lasci proprio da parte, per un attimo lo lasci lì e ti concentri sull'essere presente, su questa presenza, su questa vita che non è solo in te, ma è ovunque. E per un attimo ti identifichi con quello che c'è attorno a te. Se riesci a farlo, ti accorgi che subentra questa intelligenza, questo citta, che vedi le cose chiaramente come stanno. È come se togliessi degli occhiali che ti fanno vedere le cose da un punto di vista e non hai più punti di vista, tutto è il tuo punto di vista. È come se ti mettessi da parte per fare spazio a qualcosa di più grande, di entrare dentro di te e usarti per fare esperienza di se stesso. Nei libri spirituali si fa sempre l'esempio di sei l'universo che fa esperienza di se stesso. Sì, ma se sei distratto, perché non sei l'universo, ma sei Marco Delia, sei identificato con quello, non sei l'universo, sei Marco Delia, sei nella tua piccola creazione nella tua testa, stai facendo il tuo dramma, ma anche se sei parte dell'universo, nella tua testa ti sei estraniato. E il problema di questa estraniazione è il problema della salute mentale e dei problemi di salute mentale che abbiamo. Se invece torniamo, che non è un passo indietro, perché gli animali, le piante sono tutti parte di una cosa sola. Noi con la mente, a livello di sopravvivenza, ci siamo creati questo ego per sopravvivere, per creare quello che siamo. Adesso non è tornare indietro, ma è un passo successivo, è trascendere la mente per usarla, perché è utilissima, ma usarla quando ci serve, quindi come strumento per farci del bene, per costruire invece che farci del male, come un coltello che bisogna imparare ad utilizzare invece che farsi del male da soli, se non lo si sa utilizzare. Quindi diventare consapevoli. E se quindi ti metti da parte la tua identità e lasci che questa intelligenza prenda il sopravvento, Gesù disse una cosa come essere la mano di Dio. È la stessa cosa, o lasciare che la coscienza, consciousness, agisca tramite te. Nel Bhagavad Gita si dice arrendersi totalmente a Dio. È la stessa cosa, è sempre espressioni diverse per dire la stessa cosa, la verità è una con punti di vista diversi. Il succo è imparare a farsi da parte e lasciare che questa cosa accada, lasciare andare la gratitudine, quello che vi dico sempre, imparare a essere per poi fare, per poi avere. Essere è questo, imparare a farsi da parte. Facile? No, assolutamente no. Ci vuole tempo, ci vuole pratica e ci vuole tanto coraggio, perché fidatevi che abbandonare se stessi e tutto questo dramma che ti sei creato nella tua testa, la gente è attaccata a questo dramma tantissimo, è tantissimo attaccata a questo film mentale che si è creato. Anch'io faccio fatica, questo personaggio che ti sei creato, perché pensi che sia l'unica cosa che hai e che se lo perdi non hai niente, è l'ego che ha paura di morire. Quindi a piccoli scalini si può fare tutto in un colpo, c'è gente che la fa, ma è un cambiamento talmente drastico che potrebbe anche fare del male. Quindi quello che si fa è pian piano rimuovere strato dopo strato, e quando inizierai a identificarti con qualcosa di più, la pace, l'amore, la gioia, la vitalità, queste saranno tutte conseguenze di questo stato qui, tra cui anche un intelletto potenzialmente infinito, perché non vai più a ragionare da Marco Delia, ma è come se fossi il tutto che usa Marco, il tuo corpo, la tua mente, i tuoi strumenti, le tue energie per agire. La manifestazione è la stessa cosa, invece che agire da un senso di mancanza, da Marco, agisci da un senso di pienezza, quindi dal tutto. E ti accorgi in quel momento lì che le cose che Marco voleva, che il tuo piccolo ego voleva, erano cose piccole, che non vuoi più, ma agisci per il bene del tutto. È come se finalmente la Terra, Dio, Madre Natura, consciousness, intelligenza, chiamalo come ti pare, può finalmente agire tramite di te. Ci vuole coraggio, imparare a lasciarsi andare, soprattutto noi maschietti, che abbiamo questa mascolinità che ci lascia così. La femminilità è quello che ti aiuta ad aprirti, vuole un equilibrio tra le due cose, ma con la pratica si può raggiungere. E finalmente essere chiari, avere chiarezza mentale, avere equanimità e raggiungere lo yoga. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate. Per qualsiasi domanda potete anche scrivermi su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!